oggi pratichiamo Qigong e pratichiamo una pratica antica di Qigong sciamanico che nel suo testo originale mette insieme tutta una serie di termini, e cioè il cuore, la mente, la terra, e l'espansione e l'apertura, perché secondo diciamo, la tradizione taoista antica, il cuore, questa pratica è finalizzata alla purificazione del cuore, è il campo, il campo fertile dove andare a far germogliare i frutti che germogliano se andiamo ad inserire in un campo fertile i nostri pensieri positivi. Una delle prime pratiche e uno dei primi focus sulla pratica del Qigong è proprio la purificazione del cuore, e questo esercizio è inteso ad andare a pulire, quindi a eliminare gli squilibri mentali, emotivi e diciamo anche gli squilibri dell'anima, quindi andare a purificare il cuore per aumentare la capacità di connessione del cuore, andare a sviluppare alcuni sentimenti come quelli del perdono, quelli della compassione, ma a livello fisico diciamo, questa pratica ha anche degli effetti molto importanti, perché va ad equilibrare la pressione, va a migliorare i sistemi circolatori dell'energia, del sangue e della linfa, e poi porta sollievo al cuore e anche al sistema digerente. Vediamo come va ad occuparsi di cuore e sistema digerente, proprio quei sistemi all'interno del corpo che vanno ad assorbire gli stati emozionali. E molto spesso quando cominciamo una pratica, una delle prime cose è proprio quello di andare a liberarsi dagli stati emozionali, far riposare il cuore, andare a uscire dalle oscillazioni emotive per recuperare la chiarezza di mente, quella chiarezza che ci fa recuperare il contatto con noi e il contatto con l'esterno, ed avere quindi sviluppare sentimenti di compassione, di apertura verso sé e verso l'altro, di connessione. E in questo esercizio andremo anche a sviluppare alcuni punti importanti di agopuntura che si trovano sulle le punte delle dita. Ogni dito quindi ha diciamo, un'estremità superiore. Sono dei punti di agopuntura molto importanti, utilizzati anche nella pratica del Qigong e delle arti marziali, e sono dei punti di ricezione e di trasmissione del Qi. La pratica costante di questo esercizio va a sviluppare anche queste capacità, le capacità di acquisire percezione attraverso i punti, non solo quelli delle dita ma anche dell'Aogong, che è un punto diciamo, riferito, relazionato al meridiano del pericardio, che è il tessuto che protegge il cuore dagli impatti emotivi, ecco, collegamento sempre con le emozioni, e sviluppare quindi questi punti, agopunti, questi punti particolari di percezione e connessione che mettono in comunione il nostro microcosmo con il macrocosmo e ci fanno quindi essere maggiormente connessi nel mondo reale in cui viviamo. Un esercizio quindi la cui pratica ci porterà senz'altro tanti benefici. Ci mettiamo seduti a praticare questo esercizio, lo possiamo praticare per alcuni minuti, il tempo che abbiamo, l'importante è la pratica costante che mettiamo, e andiamo quindi a metterci a gambe incrociate. Le mani questa volta vanno ad assumere un mudra che è il mudra della terra e del cuore. Terra e cuore perché andiamo a creare il collegamento tra il cuore attraverso il punto Laogong al centro della mano che guarda a terra, e creiamo questo collegamento tra cuore e terra, perché in questa posizione noi, ecco, fase della visualizzazione, mantenendo questa posizione che è il mudra terra e cuore, andremo a creare una visualizzazione di contatto e connessione con la terra. È come se cuore e terra fossero in contatto. Questo per assorbire le qualità della terra nel cuore, quindi la qualità espansiva, la qualità di apertura, la qualità di fertilità che permette ai nostri pensieri positivi di andare a crescere, quindi a produrre dei frutti nel campo del cuore. Manteniamo questa posizione, la respirazione è molto
lenta, profonda, a livello di quindi una respirazione addominale, e mantenendo questa posizione possiamo chiudere gli occhi, rilassiamo la nostra mente, rilasciamo le nostre emozioni, la visualizzazione, il contatto e connessione completa con la nostra terra. Sicuramente è un esercizio che è molto bello farlo anche all'aperto, e perché? Perché andiamo a ritrovare, a ricercare in maniera ancora più profonda il contatto con la nostra madre terra e con le qualità che la madre terra quindi ci mostra. Manteniamo la posizione e poi termineremo l'esercizio con un mantra, il mantra U, lo diremo 5 volte al termine dell'esercizio secondo questa pratica sciamanica del Qigong, molto utile ad equilibrare le nostre emozioni, la nostra mente e anche la nostra anima, e a purificare il nostro cuore. Ci mettiamo in posizione, chiudiamo gli occhi, respiriamo lentamente e dedichiamoci qualche minuto di completa connessione, silenzio con la terra. Prestiamo attenzione a tutte le sensazioni che questa posizione ci dà, e cerchiamo di andare a creare una perfetta unione tra noi e la terra. Attraverso le mani uniamo il nostro microcosmo al macrocosmo esterno e ne assorbiamo le qualità. La lingua poggia sul palato. Quando ispiriamo, tratteniamo l'aria, contraiamo anche il nostro muscolo pubico cigeo tra l'ano e l'organo sessuale. Espiriamo e rilassiamo. Inspiriamo, immettiamo energia, contraiamo l'ano, tratteniamo l'energia del corpo e poi espiriamo e lasciamo. L'attenzione sulle mani, respiriamo profondamente. Apriamo gli occhi e diciamo il mantra O, 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 5 volte. Ritorniamo in posizione e vediamo come tante sono le sensazioni che in soli pochi minuti, quindi noi abbiamo provato. L'invito è cercare di fare questa pratica molto salutare tutti i giorni, almeno 5 minuti al giorno, e vedrete che i benefici che ne deriveranno a livello di equilibrio mentale, emozionale e anche spirituale saranno tanti, così come i benefici che verranno a livello di apertura ed espansione del cuore. E in questa fase importante, in questa era della luce dell'anima, è molto importante riprendere il ricordo di sé. Il ricordo di sé non possiamo che prenderlo attraverso il cuore, che è quella parte che noi abbiamo e che ci mette in collegamento, se aperta, con il mondo spirituale, quindi con il mondo, possiamo chiamarlo yin, in cui viviamo. Noi abbiamo un mondo yang e yin, abbiamo il mondo yang, che è quello che vediamo e che percepiamo attraverso i sensi, ma abbiamo anche il mondo yin, quello che non vediamo, ed è il mondo più profondo che noi dobbiamo cercare di andare a vedere, perché l'integrazione dei mondi all'interno del nostro microcosmo, mondi che esistono fuori, ci permette di andare a connetterci in una maniera più equilibrata, più bilanciata con tutto ciò che è dentro e fuori di noi. E ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life, se volete. Grazie, grazie, grazie.